Welcome everybody, I'm Satyrlock, an Italian YouTuber who doesn't speak English perfectly. So I'll put the translation below and enjoy my little guide. Salve, sono Satyrlock e oggi parleremo di razze, classi e fazioni su World of Warcraft. WoW, più semplicemente. WoW è un MMORPG, quindi un gioco dove incontrate tanta gente online. Ognuno gioca uno specifico ruolo di una specifica classe per una specifica razza che combatte per una specifica fazione e che ha una specifica ed enorme e intensa lore o trama. Una volta scaricato ed installato il gioco vi ritroverete a scegliere un personaggio e qui inizia la guida. Prima di tutto, chi siete? Veterani del gioco di WoW? Veterani in generale degli MMORPG o piuttosto giocatori che hanno giocato ad altri giochi per PC? Nel caso siate nuovi completamente sia nei giochi per PC che per World of Warcraft, c'è spazio per tutti voi. Ci sono due fazioni perennemente in guerra tra di loro, l'Alleanza e l'Orda. Queste due fazioni non possono comunicare, quindi attenzione, non scegliete una fazione diversa da quella dei vostri amici o non potrete giocare assieme, se non come nemici. È possibile cambiare questa opzione pagando, ovviamente. Esistono 13 razze al momento, tutte con diverse abilità razziali. Ognuno ha la sua storia, raccontata in questi piccoli riassunti, quindi fermate il video per poterli leggere. Per conoscere meglio la lore della vostra razza vi consiglio di visitare WoWpedia o altri siti della community che affrontano questi temi. In futuro farò dei video sulla lore di World of Warcraft, ma non è questo il momento e non è questo il video su cui discuterne. Anche l'opzione della razza è modificabile pagando. Le classi. Questa opzione è la più importante, è quella che non potete cambiare nemmeno pagando. Potete perfino cambiare il server pagando, a volte è addirittura gratis. Ma la classe non la potrete cambiare. Quindi vediamo insieme qualche descrizione. I guerrieri sono combattenti protetti da armature a piastre che aspirano alla perfezione nell'arte bellica. Quando un guerriero infligge danni, genera rabbia, risorsa che gli permette di eseguire attacchi speciali. I guerrieri possono specializzarsi nell'utilizzo di armi a due mani, impugnare due armi a una mano o un'arma e uno scudo, e possono spostarsi rapidamente sul campo di battaglia. I paladini sono combattenti e difensori pesantemente corazzati che usano la magia sacra per curare ferite e sconfiggere il male. I paladini sono relativamente autosufficienti e possiedono diverse abilità atte a prevenire la morte. Possono specializzarsi nelle armi a due mani, negli scudi o nelle cure. I cacciatori sono a loro agio nelle terre selvagge e hanno un'affinità particolare con le bestie. Infliggono danni utilizzando armi a distanza, come archi e archibugi, e con i loro famigli. Possono impiegare trappole per danneggiare un nemico o tenerlo a distanza. I ladri sono spesso impiegati come assassini o esploratori, anche se in genere sono tipi piuttosto solitari.
Sono specialisti nel combattimento con 2 armi, in particolar modo i pugnali. I ladri possono aggirare silenziosamente i propri nemici o attaccarli alle spalle, cercando di ucciderli rapidamente. I sacerdoti sono guaritori sacri molto versatili, capaci però di abbandonare questo ruolo e dedicarsi alla magia dell'ombra per infliggere danni ai nemici. In ambito sociale i sacerdoti rivestono il ruolo di guide spirituali della propria razza. Gli sciamani utilizzano il potere degli elementi per potenziare i danni delle loro armi e i loro incantesimi. Possono evocare dei totem, piccoli oggetti che conferiscono benefici e cure, o che infliggono danni. Gli sciamani sono spesso considerati i capi spirituali delle loro tribù, e i maghi sono i classici fruitori della magia di Azeroth e raggiungono la perfezione nella loro arte grazie a un intenso percorso di studio e ricerca. Compensano la loro armatura leggera con potenti incantesimi offensivi e difensivi. Gli stregoni infliggono danni utilizzando la magia del fuoco e dell'ombra. Possono maledire i nemici, risucchiare le anime delle loro vittime ed evocare servitori demoniaci. Gli stregoni possono convertire la loro salute in mana ed evocare i membri del proprio gruppo ovunque essi si trovino. In alcuni ambiti sociali dell'alleanza gli stregoni sono temuti, mentre nell'orda sono spesso considerati grandi comandanti. I druidi sono mutaforma caratterizzati da una grande affinità con i regni animale e vegetale. I druidi si dividono in 3 categorie: i druidi dell'equilibrio, che possono lanciare incantesimi di natura o arcani, i druidi ferini, che possono assumere la forma di un felino o di un orso per combattere in mischia, e i druidi della rigenerazione, possono guarire i propri alleati, in particolar modo con incantesimo a effetto periodico. I cavalieri della morte utilizzano le rune come risorsa primaria. Ogni tipo di runa è utilizzata per abilità diverse. I cavalieri della morte hanno più abilità a distanza rispetto alle altre classi da mischia e infliggono danni principalmente attraverso malattie e grazie ai loro famigli non morti. Gli antichi monaci di Pandaria svilupparono le arti marziali per potersi ribellare ai loro precedenti signori. Adesso i Pandaren hanno cominciato a insegnare le loro conoscenze monastiche alle altre razze di Azeroth. I monaci sono noti per la loro abilità nel combattimento a mani nude, sfruttando pugni e calci come armi mortali. I monaci guaritori sono esperti nella medicina tradizionale e diventano spesso i capi spirituali delle loro comunità. Una di queste classi e specializzazioni vi sarà sicuramente piaciuta più delle altre. Vi consiglio di scegliere il vostro personaggio non basandovi sui consigli, ma su ciò che più vi rappresenta nei videogiochi. Per esempio, io sono un ladro o un difensore. Perché ladro o difensore? Perché in ogni situazione mi piace tenere tutto sotto controllo, e come un ladro non voglio che il mio nemico mi sfugga, come difensore voglio che i nemici stiano solo su di me, controllando ogni situazione nei combattimenti, sia in PvP che in PvE. Questi sono i miei consigli per voi, anche se sarebbe meglio scegliere il personaggio in base ai vostri gusti. Ma se siete così coraggiosi da evitare quell'indispensabile consiglio, benvenuti al resto della guida. Se siete nuovi in questo mondo, vi consiglio di iniziare scegliendo la razza Pandaren. Potrete così comprendere al meglio la divisione tra alleanza e orda, lasciandovi la possibilità di scegliere ciò che più vi rappresenta. La classe che assolutamente vi sconsiglio è il Cavaliere della Morte. Questa classe inizia a livello 55 e non vi aiuterà a comprendere il gioco pienamente. Vi consiglio anche di scegliere un server per nuovi giocatori. Infine, evitate server che hanno una popolazione strettamente riservata a una fazione, come Stormscale, che è strettamente popolata dall'Orda, e Sylvanas, che invece è popolata dall'Alleanza. Cercate di sceglierne uno bilanciato. Se credete nei consigli mirati, io mi farei Pandaren Mago. Se siete nuovi giocatori di World of Warcraft ma avete giocato ad altri giochi per PC, allora vi consiglio il Pandaren comunque. Potrete così comprendere al meglio la divisione tra alleanze e Orda, lasciandovi la possibilità di scegliere ciò che più vi rappresenta. Probabilmente avete degli amici che vi hanno consigliato questo gioco, quindi seguiteli nella fazione e nel server. Se vi sentirete obbligati a scegliere la fazione dei vostri amici giocando il Pandaren, sapete almeno di essere nella fazione sbagliata e vi consiglio di crearvi un secondo personaggio nella fazione opposta. Così potrete godervi il gioco da soli nella vostra fazione e potrete giocare in compagnia dei vostri amici. Evitate di scegliere il Cavaliere della Morte perché potreste non capire appieno il gioco. Se credete nei consigli mirati, mi farei Pandaren Cacciatore.
Se vi siete stufati di ogni tipo di classe degli altri MMORPG, vi consiglio di provare la classe del Monaco. Pandaren Monaco non è affatto male. Infatti, se credete nei consigli mirati, mi farei Panda Monaco. Per i veterani di WoW consiglio invece di scegliere una buona composizione tra classe e razza, quindi non il Pandaren. Cercate di sfruttare le abilità razziali per rendere il vostro personaggio più potente. Se state per arrivare al limite massimo di personaggi su un determinato server, cercate di scegliere un personaggio nella fazione opposta, così da spiare i movimenti nemici nei server. Se vi dovesse servire il personaggio in questione, restate fedeli alla vostra fazione, mi raccomando di comprare i cimeli per livellare più velocemente. Come esempi di combinazioni, l'orco è più potente se fa il cacciatore o lo stregone, perché ha l'abilità razziale di fare più male con il pet, confronto alle altre razze. Le altre combinazioni le lascio a voi, sono molto prevedibili. Le razze più versatili del gioco sono Blood Elf, Draenei e Pandaren. Per loro è più difficile escludere delle classi. Alla prossima, da Satyarok. Thank you for watching my video, and don't forget to have fun.